Gli orologi spaziali tornano su storie di orologeria meccanica e lo fanno in grande stile e con una vera e propria rarità, da poco entrata nella mia raccolta. È lo Yema Spationaut 2, un orologio non meccanico, certamente, però al quarzo, analogico e digitale. Prodotto solamente nel 1985, quindi solamente per un anno e a quanto pare in 1000 esemplari. Ma perché proprio nel 1985? In quale occasione? E quale potrebbe essere poi il motivo dei pochi pezzi prodotti? Il motivo e tutte queste curiosità mi saranno raccontate in questa nuova puntata, come sempre ricca di storie e di altri aneddoti, di storie di orologeria meccanica. Ovviamente dopo la sigla. Il famoso marchio francese inizia il suo viaggio nel mondo degli orologi nel 1948, grazie all'iniziativa dell'orologiaio Henri-Louis Belmont, diplomatosi alla Scuola Nazionale di Orologeria di Besançon nel 1931. Bisognerà però aspettare almeno il 1963, con l'uscita del celebre Yema Superman, diver caratterizzato da una resistenza di 300 metri e dal riconoscibile sistema di bloccaggio della lunetta, per trovare un primo impiego degli orologi della casa francese in un contesto militare. Il diver Superman verrà di fatto scelto come orologio operativo da parte dell'aeronautica francese poco dopo la sua uscita e Yema per tutti gli anni 60 continuerà a collezionare varie testate di stima anche da parte di altri professionisti, che però a titolo privato decideranno di affidarsi ai suoi orologi e poter svolgere al meglio il proprio lavoro. È il caso, ad esempio, del leggendario e conosciutissimo Yema Rallygraph, proposto per la prima volta nel 1966 e indossato dal pilota di Formula 1 Mario Andretti. Tuttavia non viene mai ricordato abbastanza che una sentita consacrazione di Yema in ambito professionale, ma soprattutto, deve essere detto, a livello di marketing, non si ha con gli orologi meccanici, ma già in piena era del quarzo, a partire dal 1982. E questo è un discorso che prescinde dalla qualità o meno di meccaniche o moduli. È in questa data infatti che Yema manda nello spazio il primo orologio francese, lo Spationaut 1, al polso di Jean-Luc Chrétien, in occasione della missione Soyuz T-6, la quale convertirà lo spazionauta nel primo cittadino dell'Europa occidentale a raggiungere lo spazio. Il viaggio, effettuato nell'ambito del programma Intercosmos, durerà poco più di 7 giorni e sarà il secondo volo con equipaggio diretto verso la stazione sovietica Salyut 7. Ed è proprio da quella prima proposta di orologio spaziale che pochi anni più tardi, nel 1985, fa la sua comparsa lo Spationaut 2, il quale continua a inserirsi in quella tipologia di orologio analogico digitale che pare aver avuto una discreta fortuna durante gli anni '80, proprio in ambito militare. Ma quali sono le caratteristiche che ne avrebbero potuto fare uno strumento utile per una missione spaziale? Al di là ovviamente degli ovvi motivi di marketing. Partiamo dalla leggibilità, che di sicuro è la prima cosa da garantire per degli strumenti che devono essere utilizzati da degli astronauti. Se il primo Spationaut presentava un quadrante con un'ampia area di colore bianco latte, con lo Spationaut 2 forse ci si era resi conto dell'importanza di abbandonare colori troppo chiari per scongiurare sovraesposizioni di luce. Ecco allora che viene scelto un bel blu tra il ceruleo e il cobalto, capace non solo di mettere tranquillità, ma anche di generare un ottimo contrasto con le sfere bianche. Si tratta della stessa tonalità che verrà riproposta anche per lo Spationaut 3, ma questa è un'altra storia. E la lettura viene facilitata anche dalla scelta di un font chiaro, particolare ed estremamente leggibile per i numeri del piccolo quadrante analogico, non rinunciando, come si può ben notare, a strizzare l'occhio alle mode robotiche degli anni '80. Le sfere invece sono al trizio, come si può verificare dal tipico ingiallimento presente nel mio esemplare. E per la parte digitale uno dei pulsanti permetteva, qualora azionato,
di attivare una luce al bulbo per poterlo illuminare, alla pari dei contemporanei già conosciuti qui sul canale Seiko Astronaut con il modulo A829. Il quadrante è avvolto da una ghiera girevole con funzione elapsed time, rigorosamente unidirezionale e a 60 scatti, il cui grip è garantito da alcune sporgenze lungo tutta la sua circonferenza, ubbidienti a un gusto tipico degli anni '80. E le caratteristiche distintive si completano con una soluzione tecnica presente nel bracciale, che come la cassa è completamente satinato, anzi micropallinato, come nei Fortis che di lì a poco faranno la loro comparsa ai polsi degli cosmonauti. La presenza di uno spartano meccanismo di estensione rapida, probabilmente pensato per poter indossare l'orologio anche al di sopra della tuta di volo. Per quanto riguarda invece le funzioni, il modulo scelto ne poteva fornire sicuramente di ottime ed essenziali per i vari lavori svolti da uno spazionauta, oltre che determinare esteriormente quell'iconica configurazione di pulsanti e corona riconoscibilissima oggi tra gli appassionati di orologi spaziali. Si tratta del movimento Y652B, realizzato nella fabbrica di Morioka, quindi di manifattura Seiko. E qui c'è una curiosità che vale la pena di ricordare. Non era infatti un movimento fornito in esclusiva a Yema dalla fabbrica di Morioka, ma a quel tempo era condiviso con un'ampia pletora di orologi di altri marchi e dalla medesima configurazione, da DPV passando per alcuni Memphis Bell fino ad arrivare addirittura ai famosi Breitling Pluton. Tutti orologi a vocazione militare, alcuni dei quali veramente dati in dotazione ad alcune forze armate. Si pensi ad esempio ai Breitling cosiddetti arabi a disposizione delle aeronautiche iraniane e irachene, così come ai Pulsar dell'Armée Française. In particolare, le funzioni sono quelle riportate sul foglietto del piccolo corredo dell'orologio e riflettono un po' quelle già viste per i moduli Seiko A829, anche se forse meno immediate da selezionare ovviamente. Cronografo al decimo di secondo, con tempi intermedi, possibilità di attivare un segnale sonoro con frequenza oraria, allarme data del secondo fuso orario. Purtroppo però non posso mostrarvele in quanto il mio LCD è guasto e non è ancora stato possibile ripararlo o sostituirlo. Bisogna ammettere che si tratta di un difetto di questo modulo che il tempo, un po' alla volta, ha portato alla luce. È raro infatti al giorno d'oggi avere con sé un modulo Y652B che non abbia conosciuto questo tipo di problemi, questo tipo di rottura. Infatti si osservano anche molti Breitling con questo difetto nei mercati di seconda mano. C'è da dire che non era certamente un'epoca d'oro per l'orologeria e la qualità delle componenti impiegate lo dimostra. Ma ora, tornando alla nostra storia spaziale, che è quella che ci interessa maggiormente, nel 1985 uno di questi orologi funzionava come tutto intero e lo portava al polso lo spazionauta francese Patrick Baudry a bordo del mitico Space Shuttle Discovery, in occasione della missione STS-51G, passata alla storia per essere stato il primo volo orbitale franco-americano. A ricordarcelo e a ricordarci del fatto che lo Spazionaut 2 venne concepito da Yema, attenzione, su istruzione del CNES, proprio per onorare, accompagnare e celebrare questo momento storico, non sono solamente le bandierine stampate sul quadrante, ma ci pensa anche la scritta incisa sul fondello. Comandata dal sorridente astronauta Daniel Charles Brandenstein, a cui polso brillava il consueto Seiko 829 6019, la STS-51G partì il 17 giugno 1985 dalla rampa 39A del Kennedy Space Center, per una durata complessiva di 112 orbite svoltesi in 7 giorni, 1 ora, 38 minuti e 52 secondi, ospitando a bordo anche quello che si convertirà nel primo membro di una famiglia reale a volare nello spazio, il nipote dell'allora re saudita, il principe spaziale Salman bin Abdulaziz. Gli obiettivi principali della missione consistevano nel mettere in orbita alcuni satelliti per le telecomunicazioni, soprattutto americani, arabi e messicani, ma anche nel trasporto di esperimenti di diverso tipo, tra quelli utili per strategie di difesa a quelli francesi di carattere biomedico, incaricati proprio al protagonista di questa nostra storia orologera, Patrick Baudry.
ed aventi lo scopo di studiare i processi di adattamento nello spazio del sistema sensomotorio, ma anche di quello cardiocircolatorio. E considerato il fatto che questi esperimenti dovevano essere ripetuti, e lo vediamo proprio anche dai resoconti di missione, ad intervalli di tempo regolari durante i giorni di missione appunto, è molto probabile che Patrick si sia servito proprio del suo Yema Spazionaut per poter cronometrare queste frazioni. Che l'orologio infatti fosse costantemente al suo polso come strumento operativo vero e proprio, il destro per la precisione, il polso, lo confermerebbero non solo la classica foto che sovente si può recuperare in rete, ma anche vari fotogrammi estrapolati dai filmati d'epoca della NASA. In questo, ad esempio, il tenente colonnello Baudry dell'aeronautica francese sfoggia il suo Spazionaut 2 corredato di un apposito velcro di colore scuro nel corso di una sessione dell'FPE, l'esperimento avente a che fare con lo studio del processo di adattamento in condizioni di microgravità del sistema sensomotorio, i quali obiettivi, come del resto si può facilmente evincere dalle sue azioni e dalle movenze del corpo, erano quelli di indagare su alcuni parametri specifici, quali postura e visione, riflesso vestibolo oculare, nistagmo optocinetico, ossia oscillazione involontaria, e soprattutto memoria spaziale. Ma lo Spazionaut 2 molto probabilmente era anche un orologio della quotidianità, da tenere al polso costantemente per avere sempre a disposizione l'ora e possibilmente anche un fuso orario sincronizzato con l'ora europea. Qui si può notare ad esempio mentre lo spazionauta volteggia durante un momento conviviale. Ora, in queste altre immagini relative al pacchetto di esperimenti dell'FPE, in cui Baudry si vede coperto di tantissimi sensori, si può comprendere l'importanza di avere per esempio a disposizione cinturini adattabili e estensibili. Dovendo infatti tenere sul polso destro un altro apparecchio, sicuramente connesso con i sensori di cui prima si parlava, lo Spazionaut deve essere indossato sull'avambraccio. Ora, una curiosità, avrete certamente notato che Patrick Baudry indossava al polso sinistro anche un altro orologio, con bracciale in metallo. Ebbene, grazie ad alcuni attenti osservatori si è potuto confermare che si trattava di un orologio insospettabile, un Rolex Oyster Quartz 17014, evidentemente un segnatempo personale. Ora, anche se a me non piace assolutamente parlare di valutazioni, parlare di denaro, che poi è un discorso votato a scadere col tempo, vi starete però chiedendo quanto può valere questo orologio al momento di questa registrazione, nel 2024. Come accade per questo tipo di oggetti non particolarmente noti, conosciuti solo da una ristretta nicchia di appassionati, le quotazioni sono estremamente fluttuanti. Si parte da pezzi che vengono venduti a poche centinaia di euro a quelli in condizioni estetiche e meccaniche certamente migliori, che possono tranquillamente apparire sul mercato del secondo polso ben al di sopra i 1.000 euro. Dato che si tratta poi di un modello a produzione limitata, il cui valore è legato all'evento storico per cui era stato pensato, qui di valore in termini costruttivi c'è ben poco, anche se comunque si tratta di un orologio ben fatto e molto solido, contrariamente a quello che si potrebbe percepire dalle immagini, c'è da considerare anche la presenza o meno del corredo di vendita. Qui vi mostro come dovrebbe essere, grazie a questa foto trovata quasi per caso sul web. Insomma, su questo preferisco non pronunciarmi e non dare nessuna indicazione. Quello che è certo è che l'importanza di questo orologio non è tanto nel suo valore intrinseco, quanto nella storia che gli è stata cucita intorno e la percezione, accettazione appunto della stessa che potrebbe fare la differenza rispetto ad esempio ad altri modelli simili, che poi non è forse proprio la storia in generale, piccola riflessione, provocazione, quella ad avere maggiore voce in capitolo nel determinare il valore di tutto quello che decidiamo di mettere al polso. Quindi la conclusione è la seguente: se questo racconto vi ha appassionato e se cercate un orologio alternativo, raro, ancora accessibile e capace di catapultarvi nella gloriosa era dello Space Shuttle, un buon Yema Spazionaut 2 Vintage potrebbe fare il caso vostro. Vi invito a lasciare un commento qui sotto, sono curioso di sapere quello che pensate in merito. E non dimenticate di seguirmi anche su Instagram, dove cerco di tenervi aggiornati con le mie nuove scoperte. Ricordate, ci sono storie che vi raccontano tutti,
Per il resto c'è solo storie di orologeria meccanica.